Oggi siamo qui con la dottoressa Maria Giovanna Mazzone, psicologa analista, membro dell'IAP, didatta AIPA, membro dell'AI, Laboratorio Analitico delle Immagini fondato da Paolo Aite, membro della Società di Analisi Biografica a Orientamento Filosofico. Ha lavorato nel servizio formazione e in quello materno-infantile della ASL Roma 1. È stata per più di 20 anni consulente per la terapia di bambini, adolescenti e genitori nel servizio di psichiatria e psicoterapia dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, docente nei corsi per insegnanti organizzati dalla provincia di Roma sulla prevenzione dell'abuso a scuola e coautrice con Stefania Baldassarri e Katia Bufacchi di un lavoro dal titolo Abuso sui bambini, l'intervento a scuola a cura di Francesco Montecchi. Insegna nei corsi curricolari e di alta formazione AIPA sia a Roma che a Milano. Ha pubblicato su riviste specializzate diversi articoli intorno ai processi evolutivi e individuativi. Ha scritto un libro sull'uso del gioco in analisi, intitolato Sound Play e Creatività, un caso clinico su gioco e funzione trascendente. Lavora privatamente nel proprio studio a Roma. Maria Giovanna, puoi iniziare con l'introdurci al significato di gioco? Io credo che valga la pena, prima di affrontare il discorso Sound Play, di parlare del gioco nella vita comune, non solo in terapia, cioè come spazio intermedio fra realtà e finzione, in cui il bambino si forma sperimentando e conoscendo il rapporto a qualcosa che è altro da sé. Quindi giocare significa conoscere e crescere e sviluppare le proprie potenzialità espressive e relazionali. In terapia, poiché il gioco rappresenta lo spazio intermedio di relazione fra conscio e inconscio, il gioco diventa la sede in cui vengono messi in atto ed elaborati i processi di funzionamento psichico. Attraverso quello che mostra, il gioco permette di seguire meglio i movimenti costitutivi ed adattivi di queste nuove funzioni che si vengono a determinare. A proposito di mostrare ciò che succede, cioè ciò che viene elaborato e adattato dal soggetto che gioca, il Sound Play, con la ricchezza di materiali che comporta, c'è da dire che risulta molto raffigurativo, anche quando si compone di immagini molto essenziali. La potenziale creatività di questo gioco è favorita poi dalla sabbia stessa, che è un materiale duttile e di derivazione antica, che consente una manipolazione sia minuta che massiccia e sulla quale anche, non la manipolazione, la sabbia, anche un movimento minimo lascia traccia comunque. E poi c'è la sabbiera, che concentra in uno spazio ben definito lo sguardo sia del paziente che dell'analista, potenziando l'efficacia visiva e quindi emotiva di quello che contiene, di ciò che mostra. In questo contesto l'energia dei due interpreti della relazione clinica analitica viene polarizzata e possono essere letti i movimenti della psiche, anche quelli fondamentali che Jung comprende nella sua teoria della funzione trascendente, che risale, così preciso, al 1916. Puoi spiegarci meglio cosa si intende per funzione trascendente? La funzione trascendente è il movimento basilare della psiche, quando si trova di fronte a due contenuti della stessa valenza energetica ma opposti. Questi contenuti rischiano di creare un blocco o comunque un disagio e la funzione trascendente quindi interviene cercando di riunirli in qualche cosa di diverso che li trascende quindi, ma conserva alcune delle proprietà specifiche, pervenendo a un risultato migliore, più fruibile,
più adattivo, più efficace. Nel libro che hai pubblicato, che si intitola Sound Play e Creatività, un caso clinico su gioco e funzione trascendente, come sei riuscita a illustrare questa funzione? Ho seguito i sogni, il mutare delle immagini che la mia paziente portava, la paziente che ho citato appunto nel libro, nello spazio più clinico più ampio, quindi prima i sogni e poi lei ha iniziato a usare il Semplay e quindi le immagini sono state concrete, tridimensionali e manipolabili. Ecco, questo ha permesso con più facilità di intervenire su quello che si vedeva nella sabbiera. Intervenire non facendo la stessa operazione di composizione di oggetti, questo come analista non si fa, ci si astiene, ma intervenire innanzitutto emotivamente e poi in un caso molto particolare, quando la paziente non era più nella stanza d'analisi, io sono intervenuta aggiungendo un elemento che funzionasse da propulsore per entrambi noi due. E poi successivamente? Dopo questo mio gesto che serviva a rimettere in equilibrio me, che ero piuttosto scossa dal portato emotivo di questa relazione, anche i sogni della paziente sono cambiati e il suo atteggiamento ha contenuto delle novità, dei progressivi movimenti che poi hanno portato alla resilienza dal trauma. Questo perché le cose, come posso dire, le cose mostrate e viste erano 3, ma mancava il quarto oggetto che portasse a conclusione il processo iniziato. E poi con questo gesto anche io ho ritrovato la mia capacità di referente rispetto al lavoro che stavamo facendo in 2 e quindi un assestamento mio che, anche se ha lavorato molto a livello inconscio, ha poi determinato anche nella paziente la riuscita in cui entrambe speravamo. Puoi raccontarci qualcosa in più rispetto a questo caso clinico? Era una signora sui 50 anni, arrivata da me con il peso di alcune circostanze contingenti, fra cui un lutto grave, alle quali non riusciva più a fare fronte. Di fatto le energie sue erano bloccate da decenni a seguito di un trauma complesso in ambito familiare. Nel lavoro che abbiamo fatto abbiamo potuto, attraverso il Semplay, ma anche attraverso giochi di parole e in considerazioni che introducevano un altro punto di vista nel campo comune, nella sua biografia, abbiamo potuto, arrivare ad avere quella mobilità psichica che introduce gli elementi altri che, organizzati in nuovi nessi, cioè contenuti creativi, poi pian piano portano alla resilienza. Che succede poi dal punto di vista concreto dopo che la composizione è stata completata e osservata nell'analisi? La sabbia, cioè la cosiddetta sabbia, la costruzione che di volta in volta si produce, viene fotografata. Queste fotografie vengono archiviate e messe a disposizione del paziente qualora inizi su sua richiesta una revisione di tutto il lavoro fatto. Questo ovviamente deve essere fatto un pochino di tempo dopo la conclusione della prima tranche, proprio per permettere la sedimentazione e l'elaborazione degli elementi acquisiti. Comunque il momento della revisione deve poter essere il momento di confronto fra passato e presente e il rilancio di una nuova riflessione con l'analista, che può comportare anche la composizione di qualche nuova sabbia, non moltissima perché sennò il gioco non finisce mai, insomma, però è utile, può essere utile. Il gioco della sabbia è più adatto ai bambini o agli adulti?
Il bambino ha più facilità di lasciarsi andare al gioco, ha meno resistenze, il gioco è la sua attività quotidiana, però poi riesce meno a concentrarsi su questo e presta anche attenzione, molta attenzione anche all'ambiente in cui poi ci si trova, la stanza d'analisi, un rumore che viene da fuori, cioè è più variamente ricettivo in quanto concentrato in modo parziale. L'adulto invece ha molte resistenze perché gli sembra di essere trattato troppo da ragazzino, da avere a che fare con i pupazzetti, con il materiale che somiglia molto a quello del presepio. Però una volta che si impegni nel suo lavoro è effettivamente portatore di una concentrazione più intensa e più efficace. Ringraziamo la dottoressa Maria Giovanna Mazzone per questa introduzione al ruolo del gioco della sabbia nel mostrare e ricostruire i processi essenziali della psiche, ossia la funzione trascendente di cui ci parla Carl Gustav Jung.